Just telling me it's right. It's so different. But when you take me to the light, it's like a cigarette. Ciao a tutte, bentornate ancora una volta sul mio canale. Io sono Tiziana e oggi un'altra clutch, ma pensata per le principianti, quindi molto facile e soprattutto velocissima. In un paio d'ore si può realizzare tranquillamente. La particolarità sta nel cordino che ho utilizzato, Bikini Lace, che è un cordino, diciamo, creato, quindi Borgo dei Pazzi l'ha creato per i laccetti dei costumi. Io ho voluto provare e vedere come rende in una borsetta ed eccola qua. Poi si lavora, è elastico, quindi si lavora davvero molto bene, quindi per le principianti direi che è perfetto. Prima di iniziare, quindi farvi vedere tutto quello che ci serve per questo progetto, vi ricordo di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella, se vi fa piacere darmi punti hype e seguirmi anche sui social. Oggi lavoriamo a un nuovo tipo di cordino targato Borgo dei Pazzi. Allora, questo si chiama Bikini Lace. Allora, questo è nato per creare i laccetti dei costumi. Infatti, sul sito borgodepazzi.com trovate anche il bikini che è più sottile, ideale per creare appunto i costumi. Invece oggi, anziché utilizzarlo come laccetto dei costumi, andrò a creare una clutch. Vi faccio vedere tutti i colori che mi sono arrivati, ce ne sono anche altri sul sito. Io utilizzerò questi 5, quindi creo una mini clutch. Quindi vi lascio il codice sconto che potete utilizzare sul sito borgodepazzi.com, che si utilizza per qualunque articolo, è del 10%, quindi tutto quello che vi mostro lo trovate, e queste rocchette le potete acquistare anche singolarmente oppure a confezioni intere in base a quello che volete creare. Poi io utilizzerò anche una base specchiata 21x8 ovale, una clutch da 18 cm, la cosa più bella è la fodera già pronta. Guardate, anche logata con il simbolo di Borgo dei Pazzi, che è il giglio. Questa si trova già pronta, quindi è facile da inserire nei nostri lavori, ma sul sito, oltre quelle pronte e abbinate, quindi di tutti i colori che ha Borgo dei Pazzi, ci sono anche quelle da 50x70 col quale creare direttamente delle misure apposite. Come uncinetto io oggi utilizzerò o il 5 e il 6, devo fare delle prove, ma voi comunque adattate l'uncinetto più congeniale alla vostra mano, quindi ci mettiamo subito all'opera. Prendiamo la nostra bellissima base specchiata, inizio da un colore, momentaneamente utilizzo il numero 3 per il primo giro e poi ho già fatto delle prove, il resto della lavorazione la faremo con il numero 5. Faccio un cappietto. Io inizio sempre dal lato corto, foro centrale, inizio col primo punto basso e la codina me la vado a lavorare, quindi la metto giù, così la lavoro e la blocco. Allora, in questo punto centrale andranno 2 punti bassi, io adesso ne faccio uno, il secondo lo farò nel momento in cui completo il giro. Poi, foro seguente ne faccio 2, in questo qui proprio ad angolo ne farò 3, quindi 1, 2 e 3, e per ultimo questo dell'angolo ne farò 2, 1 e 2. Lato lungo, cominciamo con la sequenza. Nei primi 3 faccio l'aumento, quindi ne faccio 2 per ogni foro. Primo fatto, 1 e 2 del secondo foro, stessa cosa sul terzo, 1 e 1, 2. In questo invece ne faccio solo 1 e ricomincio con la sequenza, un aumento per i prossimi 3 fori, 1, 2 e infine il terzo. Nuovamente un solo punto basso, e questa è la sequenza che dobbiamo fare per tutto il giro lungo. Arrivato qui facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto da questa parte, ovvero 2, 3, 2, 2, 2, 3, 2, e qua ricomincio con la sequenza 2, 2, 2, 1, eccetera, eccetera. Qui ovviamente ne faccio 2, qui ne faccio 3, 2, e per ultimo farò l'ultimo punto basso, quindi completiamo questo giro e vediamo come proseguire. Sono a fine giro,
devo fare l'altro punto basso al centro, come ho fatto qui, che ne ho fatti 2, sempre con questo uncinetto. Intanto eseguo l'ultimo punto basso, chiudo con una maglia bassissima sul primo punto, lascio l'uncinetto piccolo e prendo il numero 5 e mi trovo veramente bene con questo numero, ma soprattutto è facilissimo da lavorare, veramente molto piacevole questo filato. Faccio una catenella e mi vado a creare un giro in costa in questo modo, quindi anziché tutte e due prendo solo l'asola esterna in questo modo, quindi un giro davvero molto semplice e lavoro anche abbastanza morbida perché è proprio il filo che rende molto ed è veramente piacevolissimo da lavorare. Quindi io faccio tutto questo giro in costa, ci rivediamo qui e vediamo come proseguire. Ho terminato pure il primo giro in costa, adesso non chiudiamo a punto bassissimo, ma si continua a spirale, anche perché poi il cambio colore avverrà senza chiudere i giri, anche perché saranno delle righe spezzate, quindi vi farò vedere comunque. Allora, iniziamo, quindi il secondo giro continuando, lavorando a spirale, quindi non si chiudono più i giri. Ho deciso di utilizzare il punto basso normale perché comunque già questo filato e tutti i colori che andrò ad utilizzare la rendono già molto particolare, quindi non serviva, diciamo, non serviva altro. Quindi come vedete io sto procedendo, faccio vedere, vedete il risultato, poi è molto elastica, è davvero un filato che mi piace tantissimo. Allora io farò 4 giri e a un certo punto farò un cambio colore e a quel punto ci rivediamo e vi faccio vedere come eseguirlo. Allora io praticamente ho lavorato l'intera prima rocchetta, che vi ricordo sono da 50 grammi. Vedete, siccome non andiamo sempre nello stesso posto a cambiare colore, ma diciamo che lo faremo apposta con delle righe spezzate, quindi qui mi è praticamente finito il filo, io adesso faccio l'ultimo punto basso, che però chiudo con il nuovo colore, quindi prendo l'altro colore, mi chiudo l'ultimo punto basso, vedete, e continuo sempre con dei punti bassi. Quindi continuo la mia lavorazione e così viene anche l'inizio del nuovo colore molto pulito. Mi lavoro la codina per qualche punto, poi l'eccesso verrà tagliato e proseguo fino a quando non sta per terminare la rocchetta. Magari farò in modo di farla chiudere da questa parte, ma comunque per quest'altro colore vi farò vedere dove, o quantomeno dove vado a effettuare di nuovo il cambio, e poi vi lascio proseguire da sole per gli altri colori. Quindi vedete, semplicemente questo, è davvero molto semplice. Quindi completiamo pure l'altra rocca e ci rivediamo per cambiare con il terzo colore. Ho quasi terminato l'altra rocchetta, io dall'altra parte ho fatto il cambio colore, stavolta lo faccio cadere da questa parte, quindi io vado ad eseguire un altro paio di punti. Adesso cosa faccio? Come ho fatto prima, l'ultimo punto basso col colore precedente lo vado a chiudere con il nuovo colore, in questo modo. E poi le codine, vabbè, me le vado a lavorare, aspettate che, ecco, vedete? E proseguo sempre con dei punti bassi, vedete? Così viene veramente un lavoro molto pulito. E questo è il terzo colore. Io poi qua stringo un po', così vedete il punto viene perfetto. Mi lavoro ancora un po' la codina, anzi le codine che poi andrò a tagliare, e continuo finché non vado a terminare pure quest'altra rocchetta di colore. Guardate che meraviglia. Dopo che finisco questo terzo colore aggiungerò il mio quarto
un altro colore, poi ci sarà il quinto colore che sarà lavorato metà qui e l'altra metà quando andremo ad inserire la chiusura clutch. Abbiamo quasi finito la nostra mini clutch. Io alla fine ho utilizzato queste 4 rocchette, ho fatto 20 giri al momento e ho raggiunto 14 cm. Adesso dell'arancio, l'ultimo colore, ne ho fatti solo 2 giri e con quello che mi rimane adesso devo alloggiare la mia click clack, quindi devo cucire tutta la click clack e così finiamo e poi passiamo alla cucitura della fodera. Allora, io che cosa ho fatto? Ho preso il centro della mia base, quindi dal lato corto che deve coincidere con le due, vedete, le due aperture della clutch. Poi io ho staccato quei 3 punti che non andranno lavorati e poi da questo marcapunti a questo marcapunti sono 10 e 10, stessa cosa da questa parte che andranno cuciti. Qui invece lascio libero per l'apertura per inserire le mani. Allora, io intanto momentaneamente ho staccato, ho tagliato il filo e adesso ricomincio la lavorazione, mi trovo più comoda in questo modo, quindi io riprendo il filato arancione, faccio un cappietto e adesso io mi comincio a lavorare intorno alla clutch. Quindi comincio con un punto basso, mi metto in questo modo e adesso io vado ad avvolgere la mia clutch. Allora, per evitare che si veda, io farò in un punto basso sottostante una sola maglia bassa e in quella accanto ne faccio 2. In questo modo, vedete, in quello successivo ne faccio solo 1, quello ancora dopo 2, in maniera tale che così viene ben coperta questa parte metallica. E adesso vi faccio vedere, aspettate un attimo, allora qui ne devo fare 2, 1 e 2 nello stesso punto, qua c'è l'ultimo prima del marcapunti. Allora io adesso, anzi ce n'è ancora un altro, scusate, avevo visto male, quindi un'altra ancora, per cui qui ne vanno 2 punti bassi, quindi 1 e 1, 2. Aspettate un attimo che ho incastrato il marcapunti. Allora, questo è l'ultimo punto da eseguire, quindi ne faccio 2, mi sposto un po' così ci entra, ecco fatto. Vedete, io qui ho staccato questi 3 punti, siccome coincidono con la chiusura e spesso può capitare che troppi punti non si chiude bene. Allora io li salto, ma faccio anche 3 catenelle perché ne sto staccando 3 e quindi faccio 3 catenelle. Poi questi marcapunti li togliamo dopo. Io mi sposto qui sul punto, quello successivo al marcapunti, e ricomincio con la sequenza. Ho terminato con 2 e quindi ricomincio con 2. Ecco qua. Si fa un po' di confusione perché ci sono i marcapunti, però io per ora non li voglio togliere, così anche tengo bloccata la clutch. Poi continuo con la sequenza. Aspettate un attimo che questo si è, ecco fatto, lo togliamo, lo faccio uscire, ecco fatto. Quindi continuo con la mia sequenza, qui 2, e arrivo fino al marcapunti che non lavoro, quindi dal marcapunti a questa parte qui noi non dobbiamo lavorare. Comunque adesso arriviamo fino a questo punto e vi faccio vedere come andare a realizzare questa parte senza lavorare il corpo borsa. Siamo arrivati da questa parte, vedete, io ho lavorato l'ultimo punto prima del marcapunti che vado a saltare e mi sposto direttamente qui senza prendere il corpo borsa e vado a fare una serie di punti bassi, quanti ne servono per
non far vedere la parte metallica. Quindi io adesso ne faccio un po'. Arrivo qui fino all'altro marcapunti e vi dico esattamente quanti punti stacchiamo da questa parte, perché poi dovranno corrispondere esattamente a quelli da questa parte. In questa parte ne ho staccati 16, quindi io supero il marcapunti, vado in quello successivo e ricomincio con la sequenza. Quindi nel primo ne faccio 2, nel secondo ne faccio 1 e così via fino ad arrivare all'altro marcapunti. Dopodiché, quando arrivo a questo punto, qui, vedete, stacco questi 3 punti che non lavoro, faccio le 3 catenelle, mi aggancio qui, ricomincio con la sequenza, poi qui faccio 16 maglie senza lavorare la parte del corpo borsa e vado a chiudere da questa parte. Quindi completiamo tutta questa parte e ci rivediamo per vedere come cucire la fodera. Siamo arrivati alla parte, diciamo, un po' più complicata per me, perché è la parte della cucitura della fodera. Allora, intanto la fodera è un po' più larga, però in qualche modo cercheremo di appuntarla. Io diciamo che questa credo che sia la seconda volta che provo a cucire una fodera e adesso cosa faccio? Prendo l'ago e ho deciso di cucire con del filo invisibile. Allora, io mi sono già posizionata qua degli spilli e allora con dei piccoli punti, chiaramente vi ripeto, sicuramente voi troverete il modo migliore per cucirla. Per quanto mi riguarda proverò questa, spero di riuscirci, altrimenti mi toccherà portarla dalla sarta, perché chiaramente in qualche modo devo riuscire a fare qualcosa di buono. Comunque vediamo, anche perché la mia intenzione è anche quella di acquistare una macchina da cucire per creare delle cuciture, imparare, perché secondo me è il metodo migliore. Quindi io cosa faccio? Con dei piccoli punti faccio entra esci, nel frattempo mi tengo anche morbida come punti, perché cerco anche di ridurre un po' l'abbondanza della larghezza che io ho ottenuto. Ecco qua. Poi magari questo filo in eccesso ce lo tagliamo. Vedete? Quindi continuo su tutto il perimetro. Anzi, vi aspetto giù nei commenti se avete dei consigli per quanto riguarda la cucitura della fodera. Quindi facciamo tutto questo lavoro, per me sarà penso un lavoro abbastanza lungo perché cercherò di farlo al meglio. Quindi una volta che abbiamo poi completato tutta questa cucitura, vedete io rientro anche questa parte qui, così non si vedrà. Quindi adesso mi vado a cucire tutta questa fodera e la nostra mini clutch sarà completa. Mini pochette completata, come avete visto dalla spiegazione è davvero semplicissima, quindi è pensata per le principianti non solo per l'utilizzo del cordino e del progetto, ma anche per quanto riguarda la fodera. Chi mi segue da tempo sa che io non sono bravissima, anzi è da poco che mi sono cimentata nel cucire quindi la fodera, quindi anche da questo punto di vista le principianti si possono cimentare, ma le più esperte le aspetto giù nei commenti per darmi qualche consiglio per cucirla ancora meglio. Io vi ricordo che potete acquistare questi cordini e anche tutti gli accessori su borgodepazzi.com col mio codice sconto del 10%, che comunque è valido per tutti gli articoli che trovate sul loro sito. Misure finali circa 23 in larghezza, 16 in altezza e circa 8-9 cm di profondità. È utilizzato in totale 250 grammi, quindi 5 rocchi di questo meraviglioso cordino bikini lace. Se avete comunque dei dubbi mandatemi un messaggio, non dimenticate di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella se vi fa piacere darmi punti hype e seguirmi anche sui social. Ci vediamo alla mia prossima creazione.